Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come partendo da una mela, quella del supermercato per intenderci, aprendola ed estraendone i semini che ci sono all'interno si possono poi ottenere delle bellissime piantine che cresceranno, faranno fiori e frutti ottimi. In questo video vi svelerò tutti i trucchi per poterci riuscire e fare nascere lei soltanto in 7 giorni. Per prima cosa occorrerà procurarsi un frutto che sia molto maturo, perché ricordatevi che più un frutto è maturo e più ci sarà la possibilità di trovarne all'interno dei semi che siano pronti per generare nuove piantine. Scelto il frutto non dovrete fare altro che aprirlo ed estrarne i semi dall'interno con un semplice coltello, però con la lama non passate da una parte all'altra del frutto perché sennò rischierete di danneggiare i semini che ci sono all'interno. Fate in questo modo, prendete sì la lama ma affondate nella polpa di circa 3-4 cm senza superare la metà del frutto. In questo modo sarete certi che poi i semini all'interno non saranno rovinati. Fatta questa operazione, la mela è ancora integra, quindi con le due mani ruotare le due metà e questo è il risultato che otterrete. Quindi i semini accessibili ma perfettamente sani. Quindi semplicemente si possono togliere questi, metterli da parte e continuare coi tagli per estrarre tutti i semi che ci sono all'interno. Fate la stessa operazione, tagliate sempre nella parte esterna senza andare a toccare il cuore e semplicemente così, guardate un po', si riuscirà a tirar fuori tutti i semini senza rovinarli. Eccoli qui. Alla fine dell'operazione questo è ciò che si è ottenuto. Abbiamo estratto ben 9 semini che sono, almeno apparentemente, assolutamente perfetti per provare a far generare nuove piantine, quindi si potrà procedere tranquillamente agli step successivi. Semplicemente procurarsi un contenitore trasparente, in vetro o in plastica sarà completamente indifferente purché si possa aprire e chiudere in maniera ermetica, proprio come questo. Dopodiché un tovagliolino, mi raccomando non in carta ma in stoffa, perché se fosse in carta ci sarebbe il pericolo che poi si disfi durante l'operazione attaccandosi ai semi e insomma io preferisco sempre lavorare con dei semi puliti piuttosto che impiastricciati da qualsiasi altra cosa e semplicemente prendere i semi e versarli all'interno, dopodiché chiudere il tutto in questa maniera, prendere un vaporizzatore e bagnare in modo che il tovagliolino sia umido, non zuppo d'acqua ma semplicemente umido, quindi chiudere e posizionare questo in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti. Trascorsi più o meno 10 giorni si potrà riprendere il tutto per verificare se all'interno qualcosa sia nato e a che punto sia. E in questo caso devo dire che i risultati sono stati assolutamente perfetti. Infatti su 7 semi messi all'interno ce ne sono 4 che hanno già iniziato a creare delle piccole radici, chi più chi meno lunghe. Provo ad ingrandire l'immagine per mostrarvi meglio come appaiano oggi i semi, quindi 3 hanno generato delle radici lunghe più o meno 3 cm e addirittura i cotiledoni si stanno aprendo. Uno una radice di circa mezzo centimetro e gli altri 3 invece sono ancora esattamente come li abbiamo messi, però la cosa buona è che non hanno creato muffe, quindi semplicemente quelli con le radici già sviluppate si potranno mettere già oggi all'interno di un vasetto col terreno, invece per le altre aspettare semplicemente che anche loro sviluppino le radici. Procurarsi un vaso che abbia un diametro di circa 10 cm e riempirlo con della torba. Se non la trovate andrà benissimo anche del terriccio universale purché soffice e drenante, ma soprattutto di buona qualità. Quindi andare a fare un foro di circa 3-4 cm di profondità nel centro e, casomai aiutandovi con una pinzetta, prendere il seme ed inserirlo avendo un'unica accortezza, la radice verso il basso, il germoglio verso l'altro, in questo modo. Mi raccomando però dovete stare attenti ed è tassativo che non si rompa la radice e neanche il germoglio in questa fase, perché se no si rischierà seriamente di compromettere tutto il lavoro fatto sinora e semplicemente coprire il tutto col terreno. Volendo si potrebbe anche lasciare una parte dei cotiledoni, quindi la parte della testolina, fuori dal filo del terreno e semplicemente bagnare il tutto. E questo è il risultato finale. Quindi posizionare il tutto in un punto dove prenda molta luce, ma almeno per il primo anno di vita non dovrà mai stare esposta direttamente ai raggi del sole. Trascorsi soltanto 2 giorni, riprendendo il vaso si può notare che la testolina del seme è già venuta fuori, quindi si intravedono chiaramente i 2 cotiledoni, che non sono nient'altro le 2 metà di cui è formato il seme. Guardate un po' come il semino sia cresciuto. Arrivati al terzo giorno, la testolina è spuntata completamente fuori dal terreno e adesso sarà alta più o meno 2 cm. E dopo 24 ore la pianta è cresciuta davvero molto e più che raddoppiata, adesso è alta circa 2 cm.
Trascorso soltanto un altro giorno, la testolina si è completamente alzata e aperta. Le due foglioline si sono liberate completamente dal seme, che è caduto, e all'interno di queste c'è già una giovane fogliolina che in realtà non è nient'altro che il germoglio, ed è proprio da lì che, se tutto andrà come deve, la piantina si svilupperà. Trascorsi 2 mesi, la pianta è diventata alta più o meno 8 cm, ha ben 4 foglioline, oltre alle prime 2, che erano i cotiledoni. Trascorsi 3 mesi da quando si è messo il semino a dimora nel terreno, questo è il risultato, una piantina che sta crescendo in una maniera assolutamente rigogliosa e forte. Adesso è alta più o meno 10 cm. Trascorsi 6 mesi, questo è il risultato, ovvero una pianta che ormai è alta più di 20 cm, con tantissime foglioline che si sta sviluppando in una maniera assolutamente sana e perfetta. Trascorsi 8 mesi, questo è il risultato, una pianta che supera i 25 cm di altezza, esteticamente è davvero molto bella, ma la cosa principale è che sia sana, quindi non resterà altro che aspettare che questa cresca, che superi il metro di altezza e che il raggio del suo tronco sia maggiore di 1 centimetro, e a quel punto si potrà anche praticare l'innesto, in modo tale da essere certi che poi i frutti che produrrà saranno grandi e buoni. Se non sapete come si esegue l'innesto, nel box informazioni metterò un link nel quale si mostra come fare. Non vi fate spaventare dall'idea di dover innestare una pianta, perché riuscirci è davvero molto semplice. Col passare degli anni la pianta crescerà e diventerà sempre più grande, potrebbe raggiungere e superare anche i 4 metri, e quando raggiungerà la sua maturità sessuale inizierà a produrre anche i primi fiori, che, se saranno fecondati, daranno origine ai frutti. Considerate che più anni passeranno, più la pianta ne produrrà e più i frutti saranno grandi e buoni. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Già che ci siete, dategliela un'occhiata, perché sono quasi sicuro che qualcosa di carino all'interno riuscirete a trovarlo. E già che ci siete, vi chiedo anche un'altra cortesia, come faccio sempre. Se ce la fate, condividete i miei video sui social, perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.